attraverso un celeste disegno. Divertirsi nella vergogna in qualche modo, nel deludere le aspettative. Ecco, adesso non mi preoccupo più di disattendere alcune performance che la gente si aspetta da me, e posso essere tranquillamente altro, perché ho capito che me stesso è un elemento inarginabile, esce comunque fuori. Io anni fa avevo voglia di esprimere attraverso un'energia che sentivo di avere, e l'ho fatto attraverso dei blitz. Adesso forse sono più rilassato, meno dissacratorio, meno provocatorio, ma agisco in maniera più riflessiva in qualche modo. L'arte, la politica e la poesia sono interconnesse, l'una foraggia l'altra, e ognuna si nutre con l'altra, e non saprei concepire un lavoro, un'azione, o un blitz, un'azione adesso più urbana e poetica, senza una sostanza poetica o politica, di partecipazione attiva, appunto di azione. Ogni mia azione è stata incisiva e performativa nello spazio urbano, politico e sociale, e tutto ciò però durava l'istante, un attimo, oppure la durata di una proiezione video come sulla Regione Lazio, oppure un'installazione audio sul Palazzo del Parlamento che è durato un minuto. Tutto ciò poi non ha inciso, ha lasciato un segno più mentale, più visionario che poi concreto. La concretezza poi io ce l'ho a ridosso di un blitz, di un'azione, quindi sono le foto, i video che traggono il senso, il succo del blitz. È una sintesi, è un approccio poi di documentazione che però ha anche delle sfaccettature creative e artistiche nei video che monto o nelle fotografie. C'è sempre un'attenzione artistica, poetica. Ogni mio blitz prende le mosse e origina da un mio aspetto mentale, un accadimento, un fatto politico della nostra vita nazionale italiana. Il tutto poi è declinato attraverso un filtro artistico e sviluppa il dato di cronaca in qualcosa di altro, in qualcosa di diverso, che si stacca dall'origine e dalla circostanza del momento, del presente. È un attraversamento di una scena politica e sociale attraverso uno sguardo mio personale, e mi consento di avere questo approccio anche poetico e intimo. In tutti i miei lavori, i più eclatanti, i più estroversi e politici, c'è sempre un aspetto mio personale e intimo e segreto. Anche in Lavami, della scritta laser sulla cupola di San Pietro, c'è sempre un aspetto personale e intimo. Questa era la mia intenzione ogni volta che compivo un blitz, un'azione di questa entità.
questi lavori fotografici testimoniano anche un altro aspetto, che è quello più intimista. La cosa fondamentale è che io sento un'attrazione viscerale verso un soggetto, che può essere un chiosco di fiori aperto alla notte o può essere una bicicletta abbandonata nel Tevere. È una condivisione, un'adesione viscerale fisica prima e poi mentale e poetica. È una vicinanza al di là delle parole, al di là della logica razionale, qualcosa che mi chiama. Io rispondo perché la vista, l'immagine mi colpisce, mi dà un input talmente forte da andare verso il desiderare di essere quell'elemento, quella cosa. E quindi mi capita di avere anche dei momenti di grande scoramento, perché immedesimarmi nella bicicletta abbandonata dal Tevere, che è tutta fangosa, piena di detriti, di anni e anni di incuria e di abbandono, io mi sento veramente abbandonato e non curato, e quindi è una condivisione veramente angosciante in qualche modo, ma c'è subito dopo il riscatto, direttamente c'è la possibilità di illuminare la notte con i fiorai e dare un'altra visione, un'altra possibilità su qualcosa che è estremamente abusato e stereotipato, il fiore, il romanticismo, l'amore, il gesto carino, cortese. Il mio corpo parte appunto dalla musica, dal fattore performativo in cui io mi esibisco sul palco durante un concerto. Passa poi dall'esperienza teatrale, in cui il mio corpo di nuovo rappresenta un movimento spaziale nella scena, in cui produco suono, produco ritmo, e nelle performance, in queste azioni non autorizzate, il mio corpo diventa l'elemento di scardinamento e di rottura rispetto a quello che è una realtà codificata e ben pensante come è quella politica e istituzionale. Roma, Scempio e Lusinga. Stretti ancora alla pena di se stessi, piangeva un bimbo nel deserto, e sopra i muri la giustizia scrivi, con la tua lingua di stornello antico. Il megafono è un'amplificazione della mia voce, ma del mio io, è un potenziare il mio io, per cui simbolicamente mi appartiene, mi rappresenta tutto. Il megafono filtra la mia voce e diventa qualcosa che si estende attraverso proprio la campana nello spazio circostante. Sulla piazza di Anagni non hai gridato. E in qualche modo il megafono ha rappresentato la mia figura, il mio autoritratto in qualche modo. Pietre scritte di acerbi nomi. È diventato un oggetto con delle lettere specchianti che erano delle frasi che io ho estrapolato da un personaggio, un intellettuale altamente emblematico per me, che era Libero De Libero. Il mio lavoro ha interrogato anche i simboli istituzionali della nostra patria, della nostra nazione, tra i quali appunto la bandiera e l'inno nazionale, per cui sono due elementi molto altamente simbolici. Con la bandiera ho realizzato alcune azioni, azzerandola nel colore, quindi conferendo un dubbio totale sulla riconoscibilità di una nazione rispetto a un'altra, azzerando il tricolore nazionale patriottico. E anche con l'inno nazionale, appunto, è un simbolo che ci rappresenta da quando nasciamo, quindi sentiamo quest'inno che diventa una colonna sonora patriottica della nostra esistenza, senza pensare che può essere smontato e scardinato anche nelle note stesse dello sviluppo musicale. E quindi ho lavorato anche, come dire, compromettendo e mettendo in dubbio qualcosa che diamo per assodato e scontato e intoccabile. Infatti toccare l'inno alla bandiera diventa vilipendio alla Repubblica.
E perché no? Andare contro questi dogmi e cercare di intravedere tra uno spiraglio e l'altro qualcosa in più da dire, qualcosa in più da pensare. Un lavoro a cui tengo molto è questo dell'inno rallentato di Mameli, invece che farlo durare come la normale ascolto 4 minuti, dura 22 minuti. Ed è una trasfigurazione sonora di qualcosa che sappiamo tutti che esiste, che c'è, sta intorno a noi, ma non è più riconoscibile. Come se noi vediamo un parente, nostra mamma, è completamente trasfigurata perché è cambiata nei tratti somatici. Illuminante, è stato illuminante, è il momento in cui ho vissuto la mia famiglia nella pienezza maggiore dei sentimenti e di emozione. Io mi sono emozionato a fare questi lavori perché ho innescato involontariamente un meccanismo sia di riflessione ma di nuova vita. Quando ho fatto il video di autofocus ero io che mi sovrapponevo alle foto dei miei genitori e involontariamente non sapevo cosa andavo a generare. È stata una sorpresa continua di attimi di vita, di miracoli di vita rivissuti in 3 minuti di video, in un momento in cui i miei tratti somatici combaciavano con mia mamma e mio padre. È stato un momento di sorpresa principalmente per me all'inizio, perché neanche io sapevo cosa andavo a generare. Quindi il video mi ha interrogato, mi ha domandato varie cose, ponendomi di fronte dei quesiti veramente fondamentali, cioè, nel senso, la persona non c'è più, può rivivere attraverso me stesso, ma il mio ricordo sono io o sono effettivamente mio padre e mia mamma. Poi io assomiglio più a mia mamma, per cui nella sovrapposizione io avevo già la barba, mia mamma sembrava un po', e c'era anche un risvolto un po' ironico, non previsto assolutamente. Mia mamma appunto era un po' a metà tra uomo e donna, c'era questo slittamento sessuale un po' strano, di riconoscibilità ambigua, insomma. E fino ad arrivare a sia la possibilità di nascondermi, rivelandomi in qualche modo, perché in quest'ultimo lavoro sul Tevere ci sono le questioni estetiche che avevo già posto in questi lavori in cui c'è la mia planimetria, la planimetria della mia casa sovrapposta ai volti e ai ritratti dei miei genitori. Oppure ho fatto un altro progetto su famiglie che io non conoscevo, quindi vite non mie, che non mi appartenevano, se non per quella condivisione che c'è stata di esperienza comune, in cui c'è un perimetro architettonico che può permettere la messa a fuoco. Il resto è tutto sfocato, tutto più opaco, più torbido. Sono io, ma anche questo lavoro della messaggistica, perché come dire, dall'intimità di un dialogo privato assolutamente segreto c'è una possibilità di riemersione delle nostre vite, delle nostre personalità, e quindi in qualche modo è dallo spazio comune così mischiato e torbido entrano ed emergono delle vite, come sono state appunto la mia e quella di Claudio Pisano in qualche modo.
Il lavoro derivante dalla residenza ai Mercati di Traiano nasce lo scorso anno, ma secondo me nasce con la mia vita, con la mia nascita proprio fisica. Io da quando sono piccolo percuoto, suono, in qualsiasi cosa, anche il mio stesso corpo, perché è un tic, un vizio, un difetto, non so, di fabbrica, qualcosa è successo all'inizio. E l'idea era, come dire, dare linguaggio, dare voce a qualcosa che per secoli è rimasto sopito e in silenzio, ossia le pietre, i frammenti che sono custoditi all'interno dei mercati di Traiani. Invece che avere un approccio estetico, concettuale, volevo invece avere un impatto fisico, proprio quasi erotico, direi. Io ho fatto, come dire, da tramite, ho fatto un filtro, no? Ho tradotto le loro parole attraverso il passaggio nelle mie mani, ridando un linguaggio incomprensibile, un bisbigliare di voci, di frasi sommesse in sottovoce, come fossero una pietra che parla all'altro e dice delle cose all'orecchio, sussurra, e quell'altra gli dice, la cosa era questa qui, Due lavori molto introspettivi, basati anche su un approccio veloce e attimale con le persone che ho incontrato. Uno si intitola Sottosale, l'altro Tiramisù, e sono due lavori relazionali che sono stati realizzati, uno nel 2017 e l'altro nel 2019. Questa enorme distesa di sale mi fa pensare alla capacità che ha questo minerale di conservare. Abbiamo fatto una bella vita insieme, sono 60 anni che stiamo insieme. Poi saltavamo sopra e aspettavamo che l'onda passasse intorno. Mi ha abbracciato, ci siamo messi a piangere. Quando venne ce ne scappava. Si trattava di sfidare la reciproca intimità attraverso un tempo molto limitato, che poteva essere 10 minuti, un quarto d'ora. Attraverso ciò sono riuscito a realizzare un'installazione sonora per quanto riguarda il lavoro in Puglia, chiedendo a queste persone qual era la cosa nella loro vita che andava conservata e preservata, no? Quindi non abbandonata nell'oblio della dimenticanza, ma invece conservata sotto sale, che era la prima forma di conservazione degli alimenti. Intendendo il sottosale in maniera metaforica, ho chiesto a queste persone che incontravo quale secondo loro poteva essere un elemento, un fatto, un accadimento della loro vita che meritava la conservazione, meritava il ricordo perenne. E ho avuto tantissime risposte, anche diverse a seconda delle persone che incontravo, tutte comunque altamente significanti e divertenti in qualche modo, chi profonde, chi invece un po' più ironiche e gioiose, perché no. Agiti, beh allora dammi un bacetto, però dici qua me lo deve dare, al viso, ma bocca no. Io a 13 anni l'ho conosciuto, faceva il barista, mio marito era barista, cuoco e pasticcere. Arrivò e mi dette il primo bacio e ce ne scappammo.
tenevo 25 anni. Quando ho abbracciato mia figlia appena è nata, ed è stata un'emozione che lo ricorderò per tutta la vita. Ho avviato lo stesso tipo di dialogo così intimo e profondo anche con le persone che ho incontrato a Verona, dentro un'osteria, ed era l'idea di chiedere a queste persone qual era la cosa o la persona che l'aiutavano a tirarsi su, come dire, a salvarsi. La domanda che ti pongo è questa qui, semplice e complessa al contempo. Cosa o chi vorresti raggiungere per essere tirato su, per essere salvato? Mio padre, anche se non c'è più. Sarebbe mio padre, che è venuto a mancare presto, e questo sicuramente sarebbe una cosa per farmi tirarmi su. Al momento la Spagna. Tornare a vivere in Costa Rica. Sono tutti più sorridenti. Tutti si aiutano come possono. Nessuno pretende niente, nessuno ti dice voglio, dammi, chiedo. Un'isola in Indonesia, con i miei cari. A Cape Town, in Sudafrica, perché è un luogo magico. Ai miei amici ultimamente ho detto, fino ai campanelli sono più rilassati là. Il mio fa beh. Che cavolo, che è una vecchia che urla. In Spagna come fanno? La vita è far vivere, e quando si fa del bene si riceve del bene. Penso quanto che è stupida la vita in un certo senso. Stupida perché se nasci, lavori e poi devi morire e quindi... L'unica cosa che può dare sollievo a questa nostra vita è proprio l'arte, la cultura. Amo la vita. La possibilità di andare a fondo dentro gli elementi emozionali della vita di queste persone attraverso 10 minuti, un quarto d'ora, il tempo di mangiare un tiramisù piccolino che era offerto dall'osteria. Un'occasione di dialogo, di incontro, pensata per me proprio perché io ho questo carattere così chiuso, così riservato, e la mia sfida ogni volta, riazzero tutto, resetto tutto quanto e mi domando se riesco di nuovo a uscire da me stesso. Lo immagino colorato, la stanza con i libri, caldo, ampio, pieno di luce. Roma è la mia città di adozione, io non sono di Roma, sono nato nel Basso Lazio, a Formia, in anticipo rispetto ai tempi previsti, quindi il primo blitz che ho fatto l'ho fatto a mia mamma. Sono rimasto molto attaccato al mare di Formia, in qualche modo. Quando scendo ogni volta sento il richiamo dello iodio, dell'odore di mare, no? Lo sento visceralmente. Però Roma comunque mi ha accolto da qualche mese, da quando ero appena nato in poi, e è stata, diciamo, la scenografia ideale per compiere tutti i miei blitz. Senza Roma non ci sarebbe proprio il blitz, la mia vocazione performativa. E quindi Roma è la sostanza, è la tematica principale di tutte le mie azioni che ho fatto, anche perché Roma concentra il potere della Chiesa cattolica e il potere politico e racchiude fortunatamente tutte queste componenti simboliche e altamente metaforiche. Quindi tutti gli obiettivi che sono andato ad interrogare e a stimolare erano presenti e sono presenti a Roma, quindi 10 anni di incursioni romane, che però erano anche nazionali. In qualche modo Roma è l'Italia e Roma rappresenta poeticamente tutta la mia formazione artistica. Io in qualche modo mi definisco una personalità a più strati, no? Perché uno strato più intimo, più eclatante, più estroverso, più segreto, e Roma è anche così, perché è una stratificazione di secoli e secoli di storia, è una ibridazione continua, è pronta a qualsiasi rivisitazione estetica e concettuale. Ogni monumento che abbiamo a Roma è il frutto di sovrapposizioni anche sconsiderate, ma per quelle le accettiamo ormai così, perché sono parte
ormai dell'estetica, del senso della Roma monumentale e anche popolare. È talmente aperta che delle volte risulta chiusa. Vivendo Roma mi rendo conto della grandissima ampiezza di una città che offre spunti creativi infiniti. Roma è talmente aperta che delle volte sembra che si risolva tutta nella prosaica volgarità di un'inflessione dialettale, no? Tutto possa richiudersi. In realtà lì si apre, lì si genera tutto. L'origine è proprio in quella apparente semplicità e apparente volgarità. Roma, appunto, ripeto, è stratificata e nell'espressione così apparentemente superficiale può celare tutta una serie di grandissime profondità. Se penso a quel giorno che tu mi avevi fatto quel regalo e a me non mi era piaciuto, e allora tu mi hai chiesto scusa di questa cosa che mi hai fatto, e adesso io me ne vado via perché tu non stai vicino a me. E a quel giorno che io volevo te, tu mi hai rifiutato e io sono stato qui e non ho fatto niente. E poi tu mi hai chiesto di sì. Se penso a quel giorno che tu mi avevi detto quella cosa, io mi mettevo a ridere. Penso a quel giorno che tu mi hai detto quella cosa, io mi sono messo a ridere.